Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eclipse SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Eclipse? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eclipse durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Eclipse? Eclipse ha un farmaco a base del principio attivo ramipril, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Eclipse può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Eclipse 10 mg 28 compresse divisibili, Eclipse 2,5 mg 28 compresse divisibili, Eclipse 5 mg 14 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ramipril. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione, prevenzione cardiovascolare, riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate, pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche, o diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1. Trattamento delle patologie renali. Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria. Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1. Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria 0 IN3G/DE, vedere paragrafo 5.1. Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica. Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto. Riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto. Posologia. Si raccomanda che Eclipse venga assunto ogni giorno alla stessa ora. Eclipse può essere assunto prima, durante o dopo i pasti, perché l'assunzione di cibo non modifica la sua biodisponibilità, vedere paragrafo 5.2. Eclipse deve essere deglutito con un liquido e non deve essere masticato o sbriciolato. Adulti, pazienti in trattamento con un diuretico. Dopo l'inizio del trattamento con Eclipse si può verificare ipotensione. Questa appia probabile in pazienti trattati contemporaneamente con un diuretico. Per questi pazienti è raccomandata quindi cautela in quanto possono presentare deplezione di volume plasmatico o di sali. Il diuretico dovrebbe essere sospeso, se possibile, 2 o 3 giorni prima dell'inizio della terapia con Eclipse, vedere paragrafo 4.4. Nei pazienti ipertesi nei quali il diuretico non ha stato sospeso la terapia con Eclipse deve essere iniziata con la dose di 1,25 mg. Si devono monitorare la funzione renale e il potassio sierico. Il dose successiva di Eclipse deve essere aggiustata in base al valore di pressione arteriosa che si vuole raggiungere. Ipertensione. La dose deve essere individualizzata in accordo con il profilo del paziente, vedere paragrafo 4.4, ed il controllo della pressione arteriosa. Eclipse può essere usato in monoterapia o in combinazione con altre classi di farmaci antipertensivi, vedere paragrafi 4.3, 4, 4, 4, 5 e 5.1. Dose iniziale. Il trattamento con Eclipse deve essere iniziato gradualmente, con una dose iniziale raccomandata di 2,5 mg al giorno. Pazienti con una iperattivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone possono presentare un calo eccessivo della pressione arteriosa dopo l'assunzione della dose iniziale. Per questi pazienti si raccomanda una dose iniziale di 1,25 mg e che l'inizio del trattamento avvenga sotto il controllo del medico, vedere paragrafo 4.4. Titolazione e dose di mantenimento. La dose può essere raddoppiata ad intervalli di 2-4 settimane in modo da raggiungere progressivamente il valore di pressione arteriosa richiesto. La dose massima di Eclipse è di 10 mg al giorno. La dose viene di solito assunta in monosomministrazione giornaliera.
Prevenzione cardiovascolare. Dose iniziale. La dose iniziale raccomandata è di 2,5 mg di Eclipse una volta al giorno. Titolazione e dose di mantenimento. Il dosaggio deve essere gradualmente incrementato nel paziente sulla base della tollerabilità del principio attivo. Si raccomanda di raddoppiare la dose dopo 1 o 2 settimane di trattamento e, dopo ulteriori 2 o 3 settimane, di incrementarla fino al raggiungimento della dose target di mantenimento di 10 mg di Eclipse una volta al giorno. Vedere anche la posologia descritta sopra per i pazienti trattati con un diuretico. Trattamento delle patologie renali in pazienti con diabete e microalbuminuria. Dose iniziale. La dose iniziale raccomandata è di 1,25 mg di Eclipse una volta al giorno. Titolazione e dose di mantenimento. Il dosaggio deve essere gradualmente incrementato nel paziente sulla base della tollerabilità del principio attivo. Si raccomanda di raddoppiare la dose singola giornaliera a 2,5 mg dopo 2 settimane e dopo ulteriori 2 settimane a 5 mg. In pazienti con diabete ed almeno un fattore di rischio cardiovascolare. Dose iniziale. La dose iniziale raccomandata a 2,5 mg di Eclipse una volta al giorno. Titolazione e dose di mantenimento. Il dosaggio deve essere gradualmente incrementato nel paziente sulla base della tollerabilità del principio attivo. Si raccomanda di raddoppiare la dose singola giornaliera a 5 mg di Eclipse dopo 1 o 2 settimane e quindi a 10 mg di Eclipse dopo ulteriori 2 o 3 settimane. La dose giornaliera target a 10 mg. In pazienti con nefropatia non diabetica, definita da macroproteinuria 0 IN3G/DE. Dose iniziale. La dose iniziale raccomandata a 1,25 mg di Eclipse una volta al giorno. Titolazione e dose di mantenimento. Il dosaggio deve essere gradualmente incrementato nel paziente sulla base della tollerabilità del principio attivo. Si raccomanda di raddoppiare la dose singola giornaliera a 2,5 mg dopo 2 settimane e quindi a 5 mg dopo ulteriori 2 settimane. Insufficienza cardiaca sintomatica. Dose iniziale. In pazienti stabilizzati, con terapia diuretica, la dose iniziale raccomandata a 1,25 mg al giorno. Titolazione e dose di mantenimento. Eclipse deve essere titolato mediante il raddoppio della dose ogni 1 o 2 settimane fino ad una dose massima giornaliera di 10 mg. Sono preferibili 2 somministrazioni al giorno. Prevenzione secondaria in pazienti con pregresso infarto miocardico acuto e con insufficienza cardiaca. Dose iniziale. Dopo 48 ore dall'infarto del miocardio, in pazienti clinicamente ed emodinamicamente stabili, la dose iniziale a 2,5 mg 2 volte al giorno per 3 giorni. Se la dose iniziale da 2,5 mg non è tollerata, deve essere somministrata una dose da 1,25 mg 2 volte al giorno per 2 giorni prima di aumentarla a 2,5 mg e a 5 mg 2 volte al giorno. Se la dose non può essere aumentata a 2,5 mg 2 volte al giorno, il trattamento deve essere interrotto. Vedere anche la posologia descritta sopra per i pazienti trattati con un diuretico. Titolazione e dose di mantenimento. La dose giornaliera è successivamente aumentata, raddoppiandola ad intervalli da 1 a 3 giorni fino alla dose di mantenimento di 5 mg 2 volte al giorno. Quando possibile, la dose di mantenimento viene suddivisa in 2 somministrazioni al giorno. Se la dose non può essere aumentata a 2,5 mg 2 volte al giorno, il trattamento deve essere interrotto. Non esiste ancora un'esperienza sufficiente nel trattamento di pazienti con un'insufficienza cardiaca grave, NIV, immediatamente dopo infarto del miocardio. Se si decide di trattare questi pazienti, si raccomanda di iniziare la terapia con una dose da 1,25 mg una volta al giorno e di esercitare particolare cautela in ogni incremento di dose. Popolazioni speciali. Pazienti con funzionalità renale compromessa. La dose giornaliera in pazienti con insufficienza renale deve essere basata sulla clearance della creatinina, vedere paragrafo 5.2. Se la clearance della creatinina a 0,60 ml/min, non è necessario aggiustare la dose iniziale, 2,5 mg/die. La dose massima giornaliera di 10 mg. Se la clearance della creatinina è compresa tra 30 e 60 ml/min, non è necessario aggiustare la dose iniziale, 2,5 mg/die. La dose massima giornaliera di 5 mg. Se la clearance della creatinina è compresa tra 10 e 30 ml/min, la dose iniziale è 1,25 mg/die e la dose massima giornaliera di 5 mg. In pazienti ipertesi in emodialisi ramiprila scarsamente dializzabile, la dose iniziale è 1,25 mg/die e la dose massima giornaliera di 5 mg. La specialità medicinale deve essere somministrata poche ore dopo l'effettuazione della dialisi.
Pazienti con ridotta funzionalità epatica, vedere paragrafo 5.2. Nei pazienti con insufficienza epatica il trattamento con Eclipse deve essere iniziato solo sotto stretto controllo medico e la dose massima giornaliera di Eclipse a 2,5 mg. Popolazione anziana. La dose iniziale deve essere la più bassa e la successiva titolazione deve essere molto graduale a causa della maggiore probabilità di effetti indesiderati, in particolare in pazienti molto anziani o debilitati. Deve essere presa in considerazione una dose iniziale ridotta di Ramipril di 1,25 mg. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ramipril nei bambini non è stata ancora stabilita. I dati al momento disponibili per Eclipse sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1, 5, 2 e 5, 3, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione specifica riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1 o ad altri ACE inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Riscontro anamnestico di angioedema, ereditario, idiopatico o pregresso angioedema con ACE inibitorio AILRAS. Trattamenti extracorporei che portano il sangue a contatto con superfici caricate negativamente, vedere paragrafo 4, 5. Stenosi bilaterale significativa dell'arteria renale o stenosi unilaterale in pazienti con rene unico funzionante. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Ramipril non deve essere usato in pazienti con ipotensione o emodinamicamente instabili. L'uso concomitante di Eclipse con medicinali contenenti alischiren è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Popolazioni speciali. Gravidanza. La terapia con ACE inibitori, come Ramipril, o antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRAS, non deve essere iniziata durante la gravidanza. Per le pazienti che stanno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RARAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina I o alischiren, ha associato ad, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Eclipse insieme ad altri farmaci come Eurosartis Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Eclipse durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eclipse durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Eclipse non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4, ed è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. L'evidenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcuni effetti indesiderati, per esempio sintomi del calo pressorio quali capogiri, possono interferire con la capacità di concentrazione e di reazione del paziente e perciò rappresentano un rischio in situazioni in cui queste capacità siano particolarmente importanti, per esempio manovra di macchinario, guida di veicoli. Questo può verificarsi in modo particolare all'inizio del trattamento o quando si sta sostituendo un'altra terapia. Dopo la prima dose o incremento di dose non è consigliabile guidare o usare macchinari per diverse ore. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di Ramipril include tosse secca persistente e reazioni dovute all'ipotensione. Reazioni avverse gravi comprendono angioedema, ipercaliemia, compromissione epatica o renale, pancreatiti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere vasodilatazione periferica eccessiva, con marcata ipotensione, shock, bradicardia, alterazione degli elettroliti, scompenso renale. Gestione. I pazienti devono essere attentamente monitorati e il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Le principali misure suggerite includono detossificazione, lavaggio gastrico, somministrazione di assorbenti e misure per ripristinare la stabilità emodinamica, inclusa la somministrazione di agonisti alfa-1 adrenergici o angiotensina I, angiotensinamide. Ramiprilato, il metabolite attivo di Ramipril è scarsamente rimosso dalla circolazione generale con l'emodialisi.
Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori. Codice ATC. C09A05. Meccanismo d'azione. I-ramiprilato, metabolita attivo del profarmaco ramipril, inibisce l'enzima di peptidilcarbossipeptidasi I, sinonimi. Enzima di conversione dell'angiotensina. Chinasi I. Questo enzima ha proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale ramipril è rapidamente assorbito nel tratto gastrointestinale. Il picco della concentrazione plasmatica di ramipril viene raggiunto entro un'ora. Sulla base del recupero urinario, l'assorbimento ha pari dati preclinici di sicurezza. La somministrazione orale del ramipril si è rivelata priva di tossicità acuta nei roditori e nei cani. Sono stati condotti studi che prevedevano la somministrazione orale cronica in ratti, cani, elenco degli eccipienti Eclipse 2,5 mg compresse, ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ossido di ferro giallo E172. Eclipse 5 mg compresse, ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eclipse a base di ramipril sono Erzatec, Crupil, Norapril, Quark, Ramipril ABC, Ramipril Accord, Ramipril Almus, Ramipril Aristo, Ramipril Aurobindo, Ramipril Doc Generici, Ramipril AG, Ramipril GIT, Ramipril Exal, Ramipril IG Farmaceutici, Ramipril Ipsofarma, Ramipril Krk, Ramipril Milan Generics, Ramipril Pensa, Ramipril Farmeg, Ramipril Ratiofarm Italia, Ramipril Ratiofarm, Ramipril Sandoz, Ramipril San, Ramipril Technigen, Ramipril Zentiva, Tensiram, Triatec, Unipril. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.